lì è stato cominciato un altro periodo della mia vita, perché naturalmente volevo continuare a lavorare a Torino. E a Torino ci lavoravo e andavo da Somariva Perna a Torino, ma le condizioni di trasporto erano inesistenti, per cui qualche volta andavo in bicicletta. Me lo immaginavo. Quanti chilometri ti facevi in bicicletta? Non Tanti. so, parecchi. Altre volte andavo in bicicletta. Altre volte cercavo di andare con i mezzi, e c'era un treno che da Carmagnola andava a Torino. Ah, sì. Ma per andare a Carmagnola dovevo prendere l'autobus che partiva alle 5 del mattino da Somariva Perno, certo. Puoi immaginare. E, insomma, e poi il treno era tutto carro e bestiame, non c'era altro. Sì. Ma insomma, e così potevo fare un po' di lavoro lì a Torino. E lì a Torino, parlando con i colleghi che sapevano della mia posizione. Ma tu eri venuto in questo senso, era ufficiale il tuo aver lasciato, potevi stare a Torino o dovevi stare nascosto? No, ero nascosto. Ah, ecco, quello è importante. Quello era Somariva Perno, esatto. Questo piccolo villaggio, insomma, sarebbe stato difficile. Certo. Andavo solo perché volevo lavorare. Cioè. Sì. Ma no, ero esposto. E poi ancora peggio, perché quando ero a Torino c'era lì il mio amico, collega all'istituto di anatomia ecologica che si chiamava Mottura, Giacomo Mottura, eravamo molti amici e allora appunto lui sapeva della mia posizione e parlavamo di quello che potevo fare nel futuro e lui mi dava robe da leggere su partiti eccetera per dire che bisogna fare qualche cosa di attivo e così mi sono poi diventato membro di un piccolo partitino che veniva chiamato Movimento dei Lavoratori Cristiani. Che era evidentemente di sinistra, in fondo era una diramazione del Partito Comunista, insomma. No? Sì. Ma quello, insomma. E con questo perciò mi sono entrato nell'attività antitedesca, diciamo. antifascista a Torino. E infatti a Torino poi sono diventato membro del Comitato di Liberazione della città di Torino. Sì. Così. Quindi era rischioso anche. Altro che. No, mi ricordo per esempio tante volte, 2 o 3 volte mi è capitato questo, che ero lì all'ospedale, naturalmente il camice bianco, e parlando con qualche amico, con qualche collega, e viene lì, c'era un uomo che all'istituto di anatomia ecologica che organizzava, teneva in ordine tutto così. E lui viene e mi dice, dottor Del Becco, guardi, ci sono 2 signori che le vogliono parlare, poi schizzava gli occhi. Terribile. Io dico, va bene, e andavo dove c'era un gran gruppo di camici bianchi, mi mettevo lì in mezzo, e poi stavo lì tutta la giornata, e loro quelli lì se ne andavano poi. Allora, così, sai, tutto. Sì, ma però diciamo molto, molto semplicemente è andata bene, perché. Lo so, certo. E mi ricordo anche che questo comitato che c'era lì, a un certo punto pensavamo come andrà a finire qui, perché c'erano i partigiani tutto attorno e i tedeschi si vedeva che alla fine non ce l'avrebbero fatta. E allora pensavamo magari spareranno, ci andranno battaglie nella città. E allora abbiamo deciso di organizzare un sistema di pronto soccorso. E io ero basato su volontari che venivano organizzati da altri colleghi, non so come li trovassero, e poi mi dicevano dove erano, erano radunati e ogni tanto andavo a fare una specie di lezione sopra pronto soccorso in casa. Sinceramente erano tutte donne. Ed era molto commovente perché questo era molto rischioso, perché se potevano sapere, se per caso avessero potuto sapere, avrebbero potuto prenderci tutti quanti. Figurati come. Insomma, tutto è andato bene, però per fortuna così.
E poi naturalmente la buona cosa è stata che i tedeschi se ne sono andati senza sparare un colpo. E l'unica cosa che abbiamo notato durante la notte, perché eravamo lì all'ospedale in caso ci fosse bisogno, Sì. quello che abbiamo notato durante la notte era tutto questo vai e vieni di mezzi blindati, eccetera, il rumore, non sparati, era solo il rumore delle ferramenta, capisci? Questo dimostrava che se ne andavano. Della loro... Alla fine del 25 di aprile, mi ricordo, uscì fuori, c'era l'aria nuova, i tedeschi non c'erano più, i fascisti non c'erano nemmeno, i partigiani erano entrati, insomma, era magnifico. Scusa, ricordando questo, il 25 luglio prima, tu dove eri all'epoca del 25 luglio? 25 luglio? Quando è caduta la prima volta Mussolini? No, questo non era Non ha connesso. avuto importanza No, nella tua vita? no. Io ero lì nella zona, Sì, sì. facevo, sì, 25 aprile. Già, quello è successo dopo. Per Sì, il 25 aprile. Ero sempre lì, non c'era nessuna cosa. E quello che mi ricordo che era molto bello è questo, che a Somariva a Perno era un centro dei partigiani. Sì. E io ero il loro medico, capisci? Il dentista anche. Anche. Non aveva bisogno. Ma quello che era molto bello era vedere questi giovani che non erano cattivi, non erano che odiavano nessuno, volevano solo combattere per eliminare, ma d'altra parte erano molto sereni, molto piacevoli, e perciò quando andavo tra di loro era sempre molto bello. E lo stesso a Torino, tra quel signore, così, insomma, c'era lo spirito di fare, di contribuire, insomma.